Amici, io sono Ferdi, ciao ciao a tutti. Questo video è indirizzato prevalentemente a tutti gli amanti possessori di Royal Enfield. Parliamo oggi di Royal Enfield e precisamente di questo anno che è passato, il 2018, il 2019, che speriamo vedrà finalmente l'arrivo nel nostro paese dei due modelli 650 bicilindrici che stiamo vedendo. Io, come vedete, li ho visti per la prima volta ad EICMA nel 2017 in presentazione ufficiale. Vennero presentati allora ufficialmente questi due modelli e da allora varie voci si sono susseguite. Arriveranno a maggio del 2018, arriveranno alla fine del 2018. Ora, come ultima voce che posso dire oggi, 5 gennaio del 2019, che l'arrivo è previsto per la fine di questo mese qui in Italia. Già sono stati presentati i prezzi di questi modelli e quindi tutti li stiamo aspettando con molta ansia per poterli vedere, per poterli provare, perché fino ad ora c'è stata solo una visione statica, cioè abbiamo visto i modelli, ho visti pure ad Automoto Retro, questi modelli avevano esposto i due modelli, però era solo in modo statico, non era possibile poterli avviare, niente, per poterli provare. È stato possibile ad EICMA 2018 a novembre, però purtroppo la coda stavano aspettando per poter provare questi modelli, la nuova 650 era veramente lunghissima, quindi ho dovuto rinunciare a provarla, anche perché il percorso era veramente piccolo e quindi non si poteva assolutamente vedere nulla. Però riguardo a Royal Enfield io volevo parlare di altre cose. Io sono felice possessore, perché io sono un amante del marchio Royal Enfield. Royal Enfield lover, I am a Royal Enfield lover, questo sia ben chiaro, quindi su questo non c'è nessun dubbio. Però qualche piccola critica io alla Royal Enfield la devo fare, e come prima cosa sto parlando del modello Euro 4. Allora, come prima cosa, che cosa c'è stato come problemi? Il problema principale è stato sul serbatoio. C'erano una produzione che in un certo periodo dell'anno precedente in una sola fabbrica. Abbiamo visto che tutte le bullet che avevano avuto quel tipo di problema, cioè un malfunzionamento nell'erogazione della benzina che andava ad intasare tutto il canister, insomma succedeva un bel guaio. A me la moto si è bloccata completamente e mi sono accorto che cominciava a vibrare all'interno del serbatoio, si sentiva un rumore di qualche cosa come se si fosse staccato. Quindi secondo me c'è stato un difetto di produzione in quel periodo lì. Hanno risolto il problema cambiando il serbatoio a tutte quelle moto lì. Altro secondo problema che secondo me hanno sbagliato è quello di togliere quel perno di congiungimento sotto il motore. Ve lo faccio vedere, ecco qui lo state vedendo, la parte del telaio molto più salda è stata eliminata per fare posto alla pompa freno posteriore, collocandola proprio in quel posto lì. Questa cosa qui secondo me ha creato due problemi. Allora, ha creato che posizionando la pompa proprio in quello spazio lì non si è provveduto nemmeno a dargli una protezione, infatti completamente alla balia di pietre, sassi che possono provocare dei danni e anche dei pericoli, perché se c'è una perdita d'olio si perde totalmente
la frenata posteriore, e quindi non va bene. Almeno una protezione andava fatta, e secondo me va pure visto questo fatto del perno centrale, come unire la parte destra con la parte sinistra, perché si nota che quando si mette la moto sul cavalletto il telaio flette leggermente, quindi ondeggia leggermente, e questo nemmeno va bene. Questa è un'altra cosa che secondo me Royal Enfield deve vedere, deve guardare e deve risolvere, perché come attualmente si è pensato a mettere un telaio, un forcellone posteriore a quadro, cambiandolo con quello dell'Euro 3 che era tubolare, però la parte davanti, proprio sotto il motore, secondo me è molto debole e potrebbe avere dei problemi. Ultima cosa riguarda le 650. Sono andato a vedere il manuale di istruzione, e veramente, guardando questo manuale di istruzione, che ora vi faccio vedere qui, lo potete vedere in questo momento, come vedete non ci sono fotografie, non ci sono indicazioni precise. Questi disegni di prima elementare, di tipo scolastici, veramente semplicistici, secondo me non vanno bene per il lancio ufficiale di questa bicilindrica, che è ritornata dopo tanti anni, quindi è stata curata con molta pubblicità, però secondo me in questo particolare Royal Enfield si è persa e non ha fatto un manualetto serio. Come si fa a fare un manuale come avete fatto? Scusate, come si fa? Cambiatelo, fatene uno serio, fatene uno come va fatto, come avete fatto con la Bullet 500, con la Classic 500. Questo è quello della mia Classic. Vedete, qui ci sono le foto, non dei disegnini che mi ricordano le action cam cinesi, prodotti cinesi. Qui ci sono delle foto, vedete, foto. Quindi Royal Enfield, ho già mandato una mail, come potete vedere qui, lamentandomi di questa cosa, dicendo loro che le 650, sia la Interceptor e sia la Continental, meritavano un manuale più professionale e non così semplicistica. Mi hanno risposto che il mio feedback verrà esposto a chi di dovere per le eventuali correzioni. Conoscendo i tempi loro, credo che ci vorranno mesi o forse anni per avere un servizio del genere, però non sarebbe tanto difficile, basta sostituire i disegni con delle fotografie, quindi tutto potrebbe essere ristampato. Quindi grande interesse per questo modello, però perdita di attenzione verso dei piccoli particolari che secondo me non sono stati curati a dovere. Aspettiamo la 650, io sto aspettando che il mio concessionario abbia un modello di prova per poterlo provare e eventualmente decidere se fare questo passaggio dalla Bull. Veramente non sono tanto convinto, perché sono molto affezionato al mio monocilindrico, al mio tum tum, come lo chiamiamo noi, e vorrei fare una raccomandazione, non una raccomandazione, un rimprovero, così diciamo amichevole, un rimprovero amichevole ai nostri amici indiani, che so che siete moltissimi. Allora, noi d'Europa, penso pure in America, in Australia, amiamo lo stile vintage delle nostre Bullet. Quindi non ci piacciono LED, non ci piacciono strumentini con i LED, con i numeri LED, non ci piacciono
tutti quei gadget cinesi che secondo me non vanno bene. A noi ci piace proprio lo stile vintage, quindi vi prego, non montate quei fari a LED, sulle vostre bulle, non le montate. Va bene, questo è tutto. Io spero che questo piccolo discorsetto sulla Royal Enfield, che ripeto è il mio marchio preferito, io non avrò altre moto oltre che la Royal Enfield. Royal Enfield per me è il mio must, quindi difficilmente cambierò. Come vedete qui nella mia stanza, nel mio studio c'è questo coso, questa è la mia cartella, guardate, quindi questa è la mia cartella, non so se si vede qui, vedete? Qui, lo vedete? Si vede? Questa è la mia cartella da lavoro, quindi praticamente esclusivamente quasi tutto marchiato Royal Enfield. Va bene, quindi io aspetto questo modello, il mio concessionario ha detto che me la fa provare, quando la proverò vi dirò le mie impressioni. Questo è tutto, io vi saluto, un ciao dal vostro Ferdi. Ciao.